Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 7 novembre 11. Eletti, amici cari, sia in me il vostro pensiero, in me il vostro cuore io, Gesù, sono la gioia, sono la speranza, sono la pace. Sposa amata, pensa alla parabola delle vergini sagge e di quelle stolte e guardati intorno vedi come sono pochi coloro che mi aspettano e molti quelli che vivono come se io non dovessi mai venire? Mi dici dolce amore, questo accade, perché pochi ascoltano e si nutrono della tua parola. Mentre tu parli al mondo in diversi modi, esso procede perso nelle vanità della terra. Dolce amore, penso e ripenso alla parabola delle vergini sagge e di quelle stoltesse, tutte aspettavano la venuta dello sposo che tardava. Oggi sono pochi coloro che attendono la tua venuta, mentre sono molti gli spensierati e gli indocili di questo tempo. Tu, dolce amore, tu Santissimo Gesù, vuoi trovare tutti pronti e parli al mondo per preparare ogni uomo e farlo come le vergini sagge, che poterono entrare, felici, nel convito nuziale. Dolce amore, la tua venuta è certa come l'aurora, dopo la cupa notte, ma pochi fermano il pensiero su di essa. Aiuta l'uomo a pensare, aiuta l'uomo di oggi a prepararsi, aiuta il mondo a credere nessuno venga sorpreso o impreparato dal suo giorno, dal tuo giorno. Sposa amata, tutta la vita terrena di ogni uomo deve essere una continua preparazione alla mia venuta che è certa e può divenire un momento meraviglioso ed unico, ma può anche essere il più terribile per chi non ha voluto prepararsi. Sposa cara, come più volte ti ho detto, io, Dio, creo le anime e le accompagno nel cammino terreno, dalla nascita fino alla conclusione di vita voglio che ognuna sia pronta all'incontro con me, Gesù, che sono il giudice, perfetto, davanti al quale ogni uomo deve comparire. Se vedi gente spensierata ed inetta non è perché mancano i segni, ma perché si rifiuta di guardarli e non vuole comprendere la verità per timore. Sposa amata, come hai ben compreso, ogni uomo, durante la sua vita, fa uso della sua libertà, pienamente con essa può fare il bene, con essa compiere il male. Questo può, ma per tutti viene la fine, viene il momento della resa dei conti mi deve rendere ragione delle sue azioni, deve rispondere a me, Gesù, del suo operato, di tutto il suo operato, anche delle minime cose, che l'uomo compie, senza farci troppo caso. Mi dici dolce amore, Santissimo Gesù, sia sempre pronto il tuo perdono per la nostra insipienza e superficialità. Cambia la nostra mente, dolcissimo amore, cambia il nostro cuore con la tua infinita misericordia vogliamo essere tutti come le vergini sagge, che hanno potuto tenere sempre le lampade accese e con esse ti sono venute incontro. Sposa amata, la mia misericordia, infinita, vuole abbracciare ogni uomo, ma egli si lascia abbracciare? Sappia il mondo, sappia ogni uomo, che voglio abbracciare con la mia misericordia, ma ognuno deve essere docile ed obbediente. Sposa amata, il mondo si prepari, ogni uomo si prepari. Resta, felice, nel mio cuore, sposa amata, e godi le mie delizie d'amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, parlo ad ogni figlio del mondo, parlo perché non vi sia alcuno che si lasci sorprendere impreparato e freddo. Parlo ad ogni uomo perché si prepari ed usi bene il suo tempo. Figli amati, la vostra salvezza dipende da voi stessi, è come se doveste affrontare un esame importante e potete superarlo, se non vi preparate? Certo, dovete essere ben pronti in quel momento e occorre prepararlo in tempo. Figlie del mondo, la vostra vita sia preparazione alla salvezza dell'anima. Preparatevi tutti, figli amati. Nessuno indugi, nessuno resti incredulo e freddo, perché Gesù ha detto verrò come un ladro nella notte. Verrò, quando meno ve lo aspettate. Verrò per prendere il mio. Figlie del mondo, riflettete, c'è qualcosa che non sia di Dio, c'è qualcosa che voi avete che non gli appartenga? La vostra vita, alla quale tanto tenete, non è forse sua? Voi dite perché? Perché, quando accade che egli prenda il suo, ma non riflettete, figli amati,
che avete ogni cosa in prestito e tutto dovete restituire, compresa la vostra vita? Ci pensate, amati figli? Vi chiedo di non perdere più tempo in vanità, ma di riflettere sulle mie parole. Preparatevi all'esame più importante della vostra vita, preparatevi all'incontro con Gesù. Se vi preparate ogni giorno, come vi ho insegnato, esso sarà un dolce abbraccio, esso sarà un momento meraviglioso ed unico. Figli del mondo, la Madre del Cielo vi vuole felici tutti con Gesù, felici per sempre con Lui. Lasciatevi condurre verso la felicità con Gesù. Mi dice la piccola figlia: madre cara, madre amata, madre, tutta bellezza e soavità, prendici con te, portaci a Gesù, presentaci a Lui ed Egli ci sorriderà e noi saremo tanto, tanto felici. Figli amati, questo è il mio preciso desiderio. Datemi tutti la mano, uomini del mondo, vi conduco alla meta felicissima, vi conduco al paradiso, lì, dove è immensa la gioia e non ha mai fine. Insieme cuore con cuore adoriamo Gesù. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima. Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 8 novembre 11. Eletti, amici cari, siatemi testimoni, siate arditi testimoni ed avrete il premio, che spetta agli amici fedeli. Sposa cara, chiedo ai miei un'ardita testimonianza ogni giorno, non solo con le parole, ma con le scelte e anche con la vita. Se il mondo si decidesse per me, Gesù, si aprisse gli occhi del cuore e credesse nei segni che offro ogni giorno, se sentisse le mie parole e cambiasse, non ci sarebbe la grande purificazione, ma gioia e pace dei cuori. Sposa cara, è mio grande dolore togliere. Il mio desiderio è sempre quello di dare, di offrire cose nuove, che danno gioia, ma in tempo di ribellione devo togliere, togliere ed ancora togliere. Mi dici: adorato Gesù, il tuo cuore meraviglioso è un oceano infinito di amore, di dolcezza e di soavità. In esso deve rifugiarsi l'uomo per avere tutto anche sulla terra, anche se il travaglio della vita mai mancherà, a causa del peccato. Dolce Gesù, tu hai riservato a questo tempo cose speciali, un disegno speciale, che vuoi realizzare, ma pochi hanno compreso ciò che accade e si stanno preparando a quello che deve accadere. Non ti stancare, dolce amore, non ti stancare di ripetere le stesse cose perché gli uomini capiscano e si preparino agli eventi, che accadranno improvvisi, imprevisti. Sposa cara, come vedi il mio linguaggio è chiaro, tutti lo possono capire, tutti prepararsi. Parlo anche attraverso i segni. Questo faccio perché nessuno resti impreparato, nessuno distratto. La salvezza è preparata per ogni uomo, il mio sacrificio è stato fatto per tutti, ma ti dico che per molti, in questo tempo, resta inutile, perché non capito. Mi dici: Santissimo Amore, nel presente gli uomini sono tanto presi dai loro problemi, che si affondano nelle cose della terra e dal cielo poco pensano. Ti supplico, Santissimo Gesù, aiuta gli uomini a risolvere i loro problemi, così il loro cuore potrà rivolgersi al cielo. Sposa cara, spesso accade che crescono i problemi e le difficoltà per la grande indocilità degli uomini, anche della superbia. Pensi che tutti a me si rivolgano per aiuto e sostegno? No, ti dico. L'uomo, spesso, cerca il suo simile per risolvere i problemi, conta su se stesso e sul suo simile, ma non si rivolge a me. Lo sai perché, sposa cara? Perché non si fida abbastanza, anzi non si fida affatto. Quando mai uno mi ha chiesto aiuto ed io non l'ho offerto? Quando mai uno ha bussato alla mia porta ed io, Gesù, non ho aperto? Gli uomini non aprono, spesso, a me, ma io, Gesù, sempre apro a loro. Molto ottiene da me chi molto si fida, poco chi poco si fida, nulla chi non mostra fiducia alcuna. Vedrai quello che accadrà nel mondo, vedrai, giorno dopo giorno alcuni avranno molto, quanto mai è stato dato nel passato, alcuni poco, altri, ancora, perderanno tutto. Questo accadrà a causa delle scelte fatte. Mi dici: dolce amore, se anche, per giustizia, devi togliere, non venga meno nei cuori la speranza.
Quello è veramente il momento peggiore, quando l'uomo perde anche la speranza e prende in odio la vita, dono sublime del tuo amore. Sposa cara, chi accoglie la mia misericordia mai perde la speranza, ma la sente crescere nel cuore. Dico ad ogni uomo della terra: accogli la mia misericordia ed avrai salvezza e pace. Conosca il mondo il mio messaggio di amore. Sposa cara, riposa nel mio cuore e godi nelle delizie d'amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, il Padre caro vi guarda con amore. Ricambiate il suo sentimento, facendo con gioia la sua volontà, anche quando non capite. Figli amati, per molti è in atto una profonda purificazione, ritenetela una medicina, molto salutare, da prendere col cuore colmo di speranza. Ogni malato prenda la medicina, sereno, al pensiero di guarire. Figli amati, molti di voi hanno bisogno di una medicina amara per guarire, ecco, prendetela, figli amati. Non fatevi troppe domande, ma prendete la medicina con la pace nel cuore e vedrete che Dio cura le anime con amore, col suo dolce amore, come fa la madre col suo piccolo. Figli cari, la liturgia di questo tempo vi dice molte cose, seguite le parole di Dio e riflettete. Ricordate che tutto passa nel mondo, tutto è passato e tutto passerà, solo Dio resta per sempre. Il cuore divino è un oceano meraviglioso, dove c'è un posto pronto per ogni anima. Dipende da voi, figli amati, raggiungere tale posto, preparato da Dio. Mi dice la piccola figlia madre cara, il presente è un mondo così distratto ed incredulo, che assomiglia a quella classe di alunni tutti distratti ed insipienti che, alla fine della lezione, nulla hanno capito. Dolce madre, non ti stancare di ripetere sempre le stesse cose, fino a quando tutti abbiano capito. Aiuta l'umanità presente ad entrare nel grande oceano di amore, che è tuo Figlio Santissimo. Piccoli cari, altro non voglio che salvare l'umanità intera, ogni uomo mio figlio, e l'amo, immensamente. Non temete, piccoli miei, mai mi stancherò e resterò con voi fino a quando lo permetterà il Padre caro. Uniamo i cuori per l'adorazione. Fate, piccoli miei, fate di ogni giorno di vita, che Dio vi concede, un canto di lode, di ringraziamento, di adorazione a Lui. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima.